Ciao ragazzi, sono Ribarta. Oggi vi faccio vedere come pulire una ruota mountain bike dal liquido tubeless. Su questa ruota bisogna sostituire il copertone perché è consumato. Come vediamo abbiamo il cerchio tutto sporco di liquido tubeless secco. Anche all'interno del cerchio troviamo tutto il liquido secco sulle pareti del cerchio. La prima cosa da fare è togliere il copertone vecchio dal cerchio tubeless, così. Come vedete all'interno del cerchio ci sono le pareti sporche di liquido secco e questo può causare una difficoltà a montare e tallonare il nuovo tubeless. Quindi è sempre meglio pulire la parte interna, la parete interna del cerchio per far tallonare bene il nostro nuovo tubeless. Anche la parte esterna del cerchio può essere sporco del vecchio liquido sigillante ed ora vi faccio vedere come togliere facilmente il liquido secco dal nostro cerchio. Possiamo utilizzare acqua calda e sapone per i piatti per pulire i nostri cerchi. Qui ho una bacinella piena di acqua calda con sapone per i piatti e utilizziamo una spugna classica normale, mi raccomando non abrasiva perché altrimenti rischiamo di rovinare i nostri cerchi. Prendiamo la nostra spugna e cominciamo a pulire tutta la parte esterna e interna del nostro cerchio. Vi consiglio prima all'inizio di bagnare tutto il cerchio in modo che il lattice piano piano diventi un po' più morbido e quindi è più facile la rimozione. L'acqua calda insieme al sapone ammorbidisce il sigillante e in questa maniera il liquido tubeless si scioglie facilmente, come vedete, e non rischiamo di rovinare i componenti della nostra mountain bike. Quindi i raggi, il cerchio, il nastro tubeless, come vedete, si scioglie a contatto con l'acqua calda e il sapone e in questo modo riusciamo anche a pulire perfettamente il nostro cerchio, che ogni tanto male non fa. Ora puliamo la parte interna dal liquido, così. L'importante è pulire il bordo del nostro cerchio dove andrà a tallonare il nostro nuovo tubeless. Come vedete il risultato è perfetto, pulito, e quindi non ci resta altro che rimontare il nostro nuovo tubeless e rimontarla sulla nostra bici. Come avete visto, ogni tanto anche le cose più semplici sono le più funzionali, come acqua e sapone, per rimuovere, diciamo, il nostro liquido secco sui nostri cerchi tubeless. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!